Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Questo vuole essere un video di approfondimento su una di quelle che oggi viene considerata tra le piante più amate da noi italiani. Stiamo parlando dell'idrangea, meglio conosciuta come l'ortensia. Andremo a parlare di questa pianta durante tutte le varie stagioni dell'anno, quindi la seguiremo un po' durante l'anno, vedremo l'evoluzione che hanno le foglie, soprattutto vedremo l'utilizzo di questa pianta. Insomma, state con me perché sarà veramente un gran bel video. L'ortensia, oltre ad essere coltivata in terra, che è sicuramente la sua condizione migliore, ideale, può essere coltivata tranquillamente anche in vaso. Io adesso però vi faccio vedere quello che naturalmente succederà nel momento in cui andiamo a mettere un vaso piccolo. Io volutamente qui ho messo vari tipi, varie forme di vasi, ho fatto questo vialetto, chiamiamolo così, con della ghiaia perché non mi cresceva l'erba, e quindi ho messo delle ortensie. Ma come vedete l'ortensia nel vaso, questo è un vaso da 60 di diametro, addirittura forse 65, un vaso molto grosso, un vaso importante, riesce a contenere un'ortensia che negli anni è andata via via a svilupparsi, e come la vedete anche è in buona forma. Ha sofferto un po' perché ci sono stati 15 giorni dove qui il caldo è veramente stato intenso e importante, ha superato tranquillamente i 37 gradi, e quindi ci sono anche, come vedete, delle bruciature. Queste sono bruciature da troppo sole. Pensate che prende poche ore di sole questa pianta, perché dopo le 13, le 14 va già in ombra, eppure come vedete ha sofferto. Adesso si sta riprendendo, ma quello che volevo farvi vedere è che per quanto sia in buona forma, guardate che bella questa ortensia, così minuscola, così graziosa, in questo vaso più piccolo fa più fatica a svilupparsi. Perché? Perché è un discorso di quantità di terra e di apporto che si riesce a dare alla pianta. La pianta ha bisogno di mangiare, soprattutto perché fa molti fiori, ha bisogno perciò di molta terra, e in vaso bisogna continuare anche a concimarla molto di più che se noi la mettessimo in terra. Quindi concime e acqua, attenzione, se la mettiamo nel vaso bisogna essere generosi. Parliamo adesso dei problemi dell'ortensia, che sono tante volte uno dice vorrei averlo questo bel problema, però chi ce l'ha vi posso assicurare che non è bello e soprattutto è difficile anche poi contenerlo. Di cosa sto parlando? Sto parlando del peso dei fiori. I fiori, come vedete, la pianta cerca la luce, in questa situazione è sotto e al riparo della gronda, proprio per dare anche frescura alla pianta che ne necessita. La pianta cerca naturalmente di andare verso la luce, e in più c'è un aggravante, il temporale. Quando ci sono i temporali, la pianta, bagnandosi molto, i fiori, guardate quanti ce ne sono qui e come sono grossi. Ci sono dei fiori, questo che è un fiore, guardate, sta appena neanche in una mano, ma ce ne sono anche di più grossi. Sono delle vere e proprie palle gigantesche, cariche di petali. Ecco, questi fiori, una volta bagnati, adesso ve la faccio vedere da questa parte della casa, che si vede proprio la struttura come tende a cedere, e ahimè vanno addirittura, se il temporale è forte, se la pioggia è stata intensa, vedete il fiore alla fine stramazza al suolo. Cosa si può fare? Si può cercare di contenere. Vedete, io ho messo, ci sono delle corde del filo dello spago che cerca di contenere la pianta, ma la pianta diventa veramente molto pesante e poco riescono a fare. Bisognerebbe mettere degli steccati che tengono almeno la prima parte della pianta contro, e poi dopo solo il fiore pende. Quindi questo sarà sicuramente un lavoro che andrò a fare in futuro. Esistono adesso degli steccati, soprattutto quelli fatti in castagno. C'è una vivaista anche che li vende, e magari un colpo di telefono a questo punto glielo farò. Ecco, in questo caso invece le ortense sono in una posizione più soleggiata. Come vedete le fioriture comunque ci sono abbastanza generose, anche se comunque la pianta si vede che soffre, e con le giornate calde come queste che sta facendo in questo mese di giugno, vedete che la pianta cerca di sopportare il caldo abbassando le foglie. Adesso siamo ancora più o meno verso le 2 del pomeriggio, ma verso sera questa pianta avrà completamente le foglie ripiegate.
al di là del fatto che la pianta soffre, non è neanche molto bella da vedere, sembra proprio che è una pianta che sta appassendo, che sta morendo. Così non è, perché la mattina dopo si riprende, però sicuramente questa è una posizione che, se possiamo evitare, evitiamola, perché è sofferenza inutile per la nostra pianta. Nelle giornate calde, oserei dire anche torride, in questo momento ci sono 35 gradi, la nostra ortensia, per quanto può essere all'ombra, come vedete soffre nel senso che abbassa le foglie sono tutte in questo, vedete, questa postura ormai così afflosciata, e così rimarrà finché la pianta, la temperatura non scende durante la notte. La nostra pianta la ritroveremo al mattino tranquillamente con le foglie alzate. Attenzione però, se la pianta la mattina ha ancora le foglie in questa situazione, vuol dire che manca anche l'acqua, non è solo una protezione dal caldo, ma il terreno va bagnato. Quindi ricordate sempre che l'ortensia si chiama idrangea, quindi pianta dell'acqua, perciò attenzione, andiamo a sentire il terreno col classico dito, spostiamo un po' la terra, e se sentiamo che sotto è asciutto va innaffiata abbondantemente, soprattutto se questa ortensia, anziché essere in terra come in questo caso, è in un vaso. A questo punto l'acqua deve essere maggiore, perché la pianta beve di più, non potendo le radici trarre beneficio dall'umidità del terreno. Se trova la posizione giusta, l'ortensia veramente si presta anche, addirittura come vedete in questo caso, a fare delle siepi. Basta avere il terreno giusto e la posizione a nord-nord-est, dove l'ortensia può durante il giorno prendere qualche ora di sole, ma non troppo, riesce veramente a dare il massimo. Guardate queste come sono cariche, soprattutto alla sera quando il sole ritorna. Guardate che bell'effetto che fa con questa luce e con queste ombre. Ecco, queste sono le condizioni ideali per le ortensie. Come vedete rimangono all'ombra, siamo alle 1:30 del pomeriggio e loro sono all'ombra. Guardate la fioritura, che spettacolo! Eccoci qui, siamo a metà ottobre e guardate il fiore come ha virato e come ha cambiato colore. Guardate queste ortensie che prima erano tutte sul blu, come sono diventate tutte praticamente sul bordeaux. Sono una più bella dell'altra, e il fiore viene conservato così finché non arriveranno i primi grandi geli. La nostra ortensia rimarrà così, perfetta. Inutile dire che nel nostro giardino poche altre piante possono avere questa caratteristica soprattutto della lunga durata del fiore, perché qui stiamo parlando di fiori che durano da giugno fino a novembre tranquillamente, e soprattutto che il loro fiore continua a mutare nel colore. Qui è proprio evidente come queste ortensie che vi ho fatto vedere in precedenza, come hanno cambiato completamente colore, sembra totalmente un'altra pianta, e questa è secondo me una delle cose più belle dell'idrangea. Una cosa fondamentale quando parliamo di ortensie è la distanza, o meglio lo spazio che bisogna lasciare ad ogni pianta quando noi andiamo a posizionarle. Pensate, qui dove ho questa grande pianta, forse l'ortensia più bella che io ho in casa, avevo messo ben 5 piante. Lì sotto, dove si vede adesso bello pulito, c'erano 5 piante. Lei alla fine si è fatta spazio, e le altre 3 le ha praticamente, brutto dire, le ha uccise, perché ha preso spazio, si è presa spazio sulle altre, e ahimè col tempo sono andate a morire. Una sono riuscita a salvarla e spostarla in un altro angolo della casa, e le altre 2 le ho trovate purtroppo nel tempo morte, e questa io adesso sono anche imbarazzato, non so come fare, perché vedete, questa è un'altra pianta, la vedete qui sotto, è sofferente, ormai gli è stata solo regalata una porzione di questo spazio, ma tutto il resto se l'è preso lei. Qui vige proprio la legge anche un po' del più forte. Le piante che stanno meglio, le piante più in forma, le piante che trovano la condizione migliore si ingigantiscono. Guardate questa a che altezza è arrivata, vedete, ben più alta della finestra, stiamo parlando di circa, siamo più o meno a 3 metri d'altezza, e questo è un errore che io ho fatto nel momento in cui sono andato a posizionare tutte queste piante. Quindi il consiglio è quello di dare il giusto spazio a questa pianta, che arriva ad avere delle misure davvero generose, e chiamarla arbusto è davvero riduttivo.
Bene, siamo arrivati alla fine di questo lungo video. Se ti è piaciuto, come sempre un bel pollice all'insù e ricordati di iscriverti al mio canale. Ciao!